Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per l'estate 2026 e abbiamo l'appeso e il diavolo, ragazzi. Scusate, l'appeso e il diavolo. Pare essere come un momento di fermo, un momento mi verrebbe proprio da dire di blocco, dove qualcuno di voi non riuscirà probabilmente ad agire o potrebbe anche essere che il diavolo rappresenti il blocco mentre l'appeso il cercare di vedere le cose da un altro punto di vista proprio per superare questo momento di stasi. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il link alla pagina web, c'è il numero di telefono, c'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con la ruota della fortuna. Asso di spade, 10 di pentacoli, 4 di coppe, abbiamo la carta del matto e un 3 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere l'evoluzione energetica del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Tenete presente che questi sono gli ultimi giorni per approfittare della promozione di luglio, che è per quello che riguarda la lettura semestrale. Allora, partiamo da questa ruota della fortuna. Abbiamo una regina di spade e un asso di spade. Andiamo a vedere anche questo asso di spade. Abbiamo un matto e un cavaliere di spade. La sensazione che ho è che stiate per iniziare o abbiate iniziato qualche nuovo progetto, potrebbe essere qualche nuova conoscenza, qualche viaggio per qualcuno, si tratta di come programmare un cambio, io come l'idea, perché con la ruota della fortuna è come se qualcuno di voi stesse programmando un cambio. Diciamo che tra la regina di spade e l'asso di spade sento che è come se foste in cerca di una certa chiarezza mentale, mi viene quasi da dire, vedendo queste carte, la direzione giusta. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, giustizia. Qui qualcuno potrebbe essere in un momento dove cerca lavoro o se per esempio siete autonomi potreste cercare una collaborazione più consistente rispetto a quello che avete avuto fino ad adesso. Per qualcun altro si può trattare proprio, ragazzi, 10 di pentacoli, 4 di bastoni, giustizia, matrimonio. Convivenza potrebbe anche essere per qualcuno. Adesso dipende un po', diciamo, il movimento energetico a cui interessa a voi. Andiamo a vedere 4 di coppe, 6 di pentacoli e 7 di pentacoli.
Mm. Avete tante carte di contratti, eh? In due posizioni ne avete tre. C'è come qualche nuovo accordo qua che inizia, probabilmente è quello che stavate progettando, qualche collaborazione, qualche nuova unione potrebbe anche essere. C'è con questo sette di pentacoli come la necessità di aspettare e qui mi risuona un po' l'energia di questo appeso. Avete un 4 di coppe, il 4 di coppe è la carta di chi non si rende conto di certe possibilità alternative. Diciamo che è una di quelle carte che in un certo senso la sento un po' come il fante di spade, perché sta controllando, sta osservando, sta tenendo d'occhio questi frutti che stanno nascendo. È come se pensaste di non rendervi conto di qualcosa o se non riusciste a vedere che probabilmente per far fruttare qualcosa c'è bisogno di equilibrio, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di creare i giusti accordi, scambi commerciali, pubbliche relazioni potrebbe anche essere per qualcuno. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo un 9 di bastoni e un fante di pentacoli. C'è un inizio qui, ragazzi. O sì, c'è un inizio. Devo dire che con questo 9 di bastoni potreste avere un po' paura, e però ho anche la carta del matto e sento che è come se fosse ora di buttarsi, di fare quel salto di fiducia, di iniziare quel percorso lavorativo, di studi, quel tipo di accordo che magari siete lì che state studiando. Si tratta anche con questo 9 di bastoni di mettere come dei nuovi confini. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo un 2 di bastoni e un 10 di spade. Quindi si finisce, diciamo, positivamente, ragazzi. Questo 3 di coppe mi parla di un festeggiamento, di un risultato. È la carta della raccolta dei frutti. Qui i frutti li stavate osservando mentre crescevano e alla fine del periodo, secondo me, diciamo fine settembre, potreste effettivamente raccogliere i frutti di quello che avete seminato, che qui per molte persone è un progetto nuovo, per qualcun altro può essere, come vi dicevo, la convivenza piuttosto che il matrimonio. È come se usciste da questo diavolo, da questo... Il diavolo lo sento un po' collegato a queste due carte, in realtà ne avete quattro iniziali, carte di spade, perché le spade sono la mente. Quindi c'è come un momento molto mentale all'inizio del periodo per capire qual è la direzione giusta, ma poi la troverete e riuscirete anche a raccogliere i frutti di quello che avete seminato cammin facendo. Mm? Allora, partiamo dall'amore. Allora, devo dire che è abbastanza un buon periodo per quello che riguarda l'amore. Se siete single, vi dico che avete due matti. Ehm, quindi sì, secondo me potrebbe iniziare come la conoscenza di qualcuno in questo periodo. Avete un asso di spade, quindi c'è come questa conversazione, questa comunicazione e questo inizio che vedendo queste due carte, secondo me ragazzi è anche molto veloce, mi viene quasi da dire travolgente. Potrebbe anche essere una persona con la quale
vi divertirete parecchio, con la quale vi butterete, mi viene da dire. Tenete presente che il 10 di spade è la carta della fine della sofferenza, quindi è un po' come se inizierete a godervi il momento, quello che vi viene presentato davanti nel qui e ora. Segni zodiacali. Allora, abbiamo Acquario, abbiamo Bilancia e Toro. Potrebbe essere il segno o l'ascendente, o questa persona potrebbe avere una concentrazione di pianeti in questi segni. Sono sempre solo indicativi, ragazzi. Ok, per le persone che sono in coppia, allora è come aprire un nuovo tema all'interno della relazione. Adesso dipende da quanto tempo è che vi frequentate, però sento che per qualcuno potrebbe proprio aprirsi il tema, ehm, tipo se è poco che vi frequentate, può essere una cosa del tipo organizziamo qualcosa insieme, facciamo un viaggio insieme, godiamoci una settimana o qualcosa del genere. Potrebbe anche essere un progetto, per esempio, no? Il partecipare a un laboratorio, a un'escursione insieme, qualcosa per lo stile. Se è un po' che vi state frequentando, sento come aria di convivenza, di matrimonio, come vi ho detto prima, è come se iniziasse un nuovo capitolo qua con questi due matti e vedendo anche un po' lì il 3 di coppe, vi dico che sarà un lieto capitolo. Secondo me si sblocca una situazione che potrebbe essere mentale qui con questo diavolo e la rivedo un po' qua. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione clandestina, piuttosto che non etichettata, piuttosto che difficile, allora, io sento che verranno fuori come altri temi di cui parlare, o è come se vi rendeste conto di certe dinamiche che prima non stavate prendendo in considerazione, però sento come, perché qui all'inizio della lettura abbiamo due assi e poi questa parte molto veloce. Quindi è come se ad un certo punto, dopo una comunicazione, e se siete in silenzio stampa, avete due assi di spade, quindi secondo me è facile che vi risentiate, però poi sento come se le cose dovessero regolarizzarsi, dovessero mm, come avere nuovi accordi. È come il cercare di risolvere la cosa in un altro modo, cercare di delle soluzioni, perché qui è come se ci fosse una seconda partenza con questo matto. Nonostante le vostre paure, però anche il fante è una di quelle energie di inizio. Io credo che si apra come un nuovo capitolo anche per voi, proprio per quello che riguarda i patti che sarete disposti a prendere per stare in questa situazione o in questa relazione. Ehm, parliamo di lavoro. Anche qui ragazzi, allora se siete disoccupati con questi assi di spade, tutte queste carte di contratto, sento che è molto facile, avete anche due matti, un fante di pentacoli, che qualche cosa inizi. Sicuramente potrebbero almeno chiamarvi per dei colloqui, però veramente avete tre carte di contratti, questo 4, io credo che molti di voi inizieranno un nuovo lavoro. C'è anche un tradicoppe alla fine, quindi si festeggia, si finisce con la sofferenza, siate speranzosi, muovetevi però, perché può essere che queste carte indichino un po' un blocco, magari una sorta di scoraggiamento. Abbiamo anche la ruota della fortuna qui all'inizio che è girata al contrario. Può essere come un momento di defiance che però devo dire
riprenderà questo movimento in avanti? Secondo me sì. Fatemelo sapere poi nei commenti, però se non è proprio un inizio adesso, in questo periodo estivo, lo è appena finita l'estate. Però potrebbe essere settembre, secondo me. Ok, parliamo di chi sta lavorando, di chi è dipendente. Allora, devo dire che se state aspettando un rinnovo del contratto, è facile che arrivi. Se state aspettando una promozione, un aumento di stipendio, un- qualcosa del genere, anche qui avete tante carte positive che mi fanno pensare che sì, è facile. Potrebbero darvi anche come delle nuove persone che entrano in azienda, potrebbero esservi affiancate affinché voi le formiate, è come se diventaste insegnanti in un certo senso. E per qualcuno invece è il contrario, si tratta di imparare qualche cosa di nuovo, perché ci sono tante carte di inizio, potrebbe essere un nuovo percorso aziendale, un nuovo ruolo, un nuovo gruppo. Per le persone che sono autonome, allora, anche qui sento come una sorta di restyling a livello mentale. C'è qualche comunicazione, mi viene da dire che qualcuno potrebbe fare come della pubblicità o creare come accordi, collaborazioni molto proficui per far sì che alla fine dell'estate possiate raccogliere dei buoni risultati. Ehm, per quello che riguarda la parte economica, allora, se siete di quelli che stanno investendo o comunque c'è un immobile di mezzo, nel senso che lo volete comprare, che sia per l'azienda o magari la casa, la prima casa, oppure se c'è questo immobile che volete vendere, ho abbastanza carte che mi parlano di contratti e di nuovi inizi da potervi dire che troverete la casa che avete sempre sognato, piuttosto che riuscirete a fare il compromesso, riuscirete per qualcuno, aspettate, fatemi vedere una cosa. Io credo che per qualcuno potrebbero anche arrivare quei soldi che state aspettando, il finanziamento, il mutuo, quello che, quell'aiuto economico che state aspettando per fare questo grande passo. Secondo me arriva. E anche le ristrutturazioni sono ben viste in questo periodo, se dovete fare delle migliorie. E per quello che riguarda altri progetti che non siano, diciamo, immobiliari, anche qui sento veramente, avete tante carte di inizio e tante carte di contratti. Quindi sì, ci sono come indicazioni positive nel caso vogliate vendere un vostro progetto, vendere un vostro prototipo, allearvi con qualcuno per farlo partire o per dare come un nuovo smalto a questo progetto. E devo dire ragazzi, un mese, scusate, un periodo, una stagione, per quello che resta, perché sono un po' in ritardo oggi, quest'anno con le pubblicazioni. Comunque, devo dire che è un buon periodo, amici dei pesci. Probabilmente vedrete questi risultati più verso settembre, eh. Ecco, una cosa che però mi sento di dire a livello di rapporti familiari. Sento che avete come bisogno di affinare in qualche modo la comunicazione per riuscire a migliorare le relazioni intorno a voi, soprattutto se lavorate con qualche familiare o con il o la vostra partner.
c'è come da sì, affinare la lingua, mi viene da dire. È come se vi dicessero imparate a scegliere le parole con cui vi esprimete. Non dite sempre tutto come lo pensate, però ecco, è un po' come se vi dicessero di imparare la diplomazia. Ho un po' questa sensazione. Va bene ragazzi, penso di avervi detto tutto. Andiamo a vedere qualche oracolo per concludere la lettura. È un buon periodo, comunque, contratti, nuovi inizi, nuove collaborazioni. Conosci chi sei? Sii ciò che conosci. È un po' come se vi dicessero di togliere il filtro qui. No, il punto è con questi due matti di esprimere la vostra essenza, secondo me. Sia i matti che comunque il fante di pentacoli sono carte che rappresentano la giovinezza, la fanciullezza, la pulizia di intenzioni, la genuinità. È un po' come se vi dicessero di togliervi queste strutture mentali e di far vedere qual è la vostra reale essenza. Però anche qui con questo 4 di coppe mi viene da dire, fino a quando non riuscite, fino a quando non vi vedete, conosci chi sei, non potete sapere chi siete. Ultimo oracolo, un oracolo induista. Allora, l'immagine è questa e la frase dice: la critica è il peggiore dei mali. Criticare è una malattia che può essere paragonata al cancro e può aggredire tutti gli uomini senza nessuna distinzione. Occhio con questo asso di spade alla comunicazione. Vi dico, la diplomazia può essere utile in questo periodo. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me può contattarmi via mail oppure abbonarsi al canale. In entrambe le sezioni tratterò le credenze limitanti, quindi cos'è quello che è programmato nel nostro subconscio e che ci impedisce di progredire nella vita e di cui noi non siamo consapevoli, tra l'altro. Però nella sezione degli abbonati la formazione è più vasta, perché comunque lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di traumi, di chakra, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione. Date un'occhiata ai titoli dei video così più o meno vi rendete conto di temi che vado via via trattando, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist, vanno numerate, vanno viste in ordine numerologico, però tenete presente che sono numerate dall'1 al 4 perché una è sdoppiata, 3A e 3B, vanno viste parallelamente queste due. Bene, detto questo non mi resta che augurarvi un'estate splendida, vi mando un grosso abbraccio. Io vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!